Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro. Oggi un piatto di pasta con un alimento fantastico, i carciofi che abbinati alla salsiccia rosolata diventano inarrivabili per qualunque pietanza. Il soffritto che più si sposa con i carciofi è a mio parere con l'aglio. Schiacciatelo per farlo rosolare in padella con una generosa spruzzata di olio d'oliva. Lasciatelo soffriggere dolcemente e iniziate a preparare la salsiccia. Io ho utilizzato una salsiccia neutra, non particolarmente speziata, per accompagnare il carciofo senza però sovrastarlo. Liberatela dal budello di stagionatura e dividetela a pezzettoni grossolani che tanto poi in cottura si restringeranno almeno della metà. La pezzatura del taglio è comunque commisurata al tipo di pasta che utilizzate. Aggiungete la salsiccia all'aglio che sta soffriggendo e fatela rosolare su tutti i lati fino a quando non avete più rosa a vista. La rosolatura lascerà una patina sul fondo della padella che si può recuperare facilmente deglassando con mezzo bicchiere di vino bianco secco. Versatelo in padella a fiamma alta, lasciate evaporare la frazione alcolica del vino, poi mescolate la salsiccia insaporendola ulteriormente. Potete quindi lasciare restringere a fiamma bassa e dedicarvi alla preparazione dei carciofi. Eliminate comunque le foglie esterne, poco tenere per essere mangiate ma perfette per fare un brodo aromatico e molto intenso. Valutate con la pressione delle dita se siete arrivati al cuore tenero del carciofo, poi tagliate di netto la punta del fiore asportandone così tutte le spine. Con un coltellino o un pelapatate eliminate la buccia del gambo ed evitate di aggiungerla ad un eventuale brodo perché risulta troppo amara ed erbacea. È invece ottimo per il brodo ma troppo legnoso per il soffritto il fondo del gambo. Tagliate per il lungo dividendo in due il carciofo in modo da poterlo pulire internamente. A seconda della varietà e dell'età del fiore troverete più o meno peluria, detta barba, che potrebbe dare fastidio, quindi eliminatela. Potreste anche trovare delle spine interne che non sono state tagliate assieme alla punta. Queste sicuramente danno fastidio, quindi eliminate anche loro. Tagliatelo poi delle dimensioni che volete ritrovarvi nel piatto. Io lo taglio abbastanza grande, più o meno come i pezzi di salsiccia. In questo caso, dato che ne uso solo due, non metto i carciofi in acqua e limone. Per limitare però l'annerimento, versatelo subito in padella appena tagliato, in modo che l'olio lo avvolga e lo protegga. Regolate di sale e abbondante pepe nero macinato che si lega perfettamente al sapore del carciofo. Poi, dopo un paio di minuti di rosolatura a fiamma alta, coprite e lasciate stufare a fuoco basso per una ventina di minuti. In questo tempo mettete sul fuoco l'acqua per la pasta e portate a ebollizione. Quando inizia a borbottare aggiungete il sale grosso e il formato di pasta che preferite. Io utilizzo dei paccheri, perfetti per nascondere al loro interno i pezzetti di carciofo e di salsiccia come fossero dei cannelloni ripieni. Quando siete arrivati a un paio di minuti prima del tempo di cottura della pasta, prelevate una tazza abbondante di acqua ricca di amidi e mettetela da parte. Scolate quindi i paccheri e versateli direttamente in padella a fiamma molto sostenuta. Il formato di pasta è piuttosto grande e va condito bene, quindi quei 2 o 3 minuti di cottura tolti alla pentola li recupererete abbondantemente con la cottura in padella e serviranno ad ottenere un piatto gustoso e ben condito. Dopo aver dato una prima mescolata, aggiungete l'acqua di cottura della pasta che farà da legante tra paccheri e condimento. Dopo un po' l'amido addenserà i liquidi formando una crema densa e rendendo meno fluida la pasta. Sentirete che diventa più pesante da saltare o mescolare con il cucchiaio. Significa che è pronta e potete spegnere la fiamma per arricchire a piacere con un paio di cucchiaiate di pecorino o parmigiano grattugiati. Tenetevi comunque un po' di acqua di cottura fino alla fine della preparazione. In questo modo, se il formaggio dovesse asciugare troppo, potete ricreare la cremosità aggiungendogliela. Portate subito in tavola caldo fumante e sfruttate questo particolare formato di pasta per nascondere al suo interno i pezzetti di carciofo e salsiccia, creando un morso esplosivo e ricco che vi conquisterà. Io anche oggi come sempre vi saluto, vi auguro buon divertimento e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino, qui su Cibo Dentro. Ciao!